Tutti quanti noi sogniamo di fare avventure, di vivere momenti meravigliosi nella propria vita. E se invece i momenti più magici, più fantastici, riuscissimo a viverli nel luogo in cui siamo nati? Ecco, magari mancherebbe soltanto un mago o un drago, ma alla fine credo che le avventure migliori riusciamo a farle nei luoghi che ci sono più cari. Il mio nome è Nicolas Gentile e sono un ragazzo che fa tante cose. In primis sono un papà di 2 bambini meravigliosi e faccio il pasticcere. Cucino dolci, preparo torte, pizze e altre cose buone da mangiare. Da tantissimi anni creo eventi fantastici, magici, che facciano meravigliare le persone. Una delle cose che amo tantissimo nella mia vita è vedere negli occhi degli altri la meraviglia per le cose che faccio. È come una sorta di voler essere apprezzato, ma non tanto per me stesso, per quello che sono, piuttosto per quello che riesco a fare anche per gli altri. Mi piace davvero che le persone si innamorino delle mie creazioni. Quindi se dovessi definirmi, effettivamente sono una persona che vuol dare emozioni agli altri. E lo faccio attraverso tante cose, ecco, appunto, dai dolci, dagli eventi, dalle mie creazioni in generale. E ultimamente sto cercando di creare una grande emozione per tante persone costruendo la contea degli Hobbit del Signore degli Anelli. Sin da quando ero piccolo, 2 erano le cose che più mi affascinavano: la scienza e i mostri. 2 soggetti abbastanza separati tra di loro, che però ebbi modo di unire nello studio e nell'amore per i dinosauri. Ero innamoratissimo di questi esseri giganteschi, di questi lucertoloni, e questa passione è arrivata fino all'età adulta. Tant'è che mi sono laureato in geologia proprio perché nel corso di studi c'era anche lo studio della paleontologia e quindi anche degli animali preistorici. Mi trasferii a Roma per concludere il mio percorso di studi in geologia. E in realtà andai a Roma anche per una questione, diciamo, più frivola. Mi sentivo in grado di poter diventare qualcuno, essere qualcuno famoso, importante, se non addirittura anche ricco. E fu uno scontro frontale contro un muro di cemento armato già dai primi giorni. E ogni volta mi scontravo con la realtà che in questa città gli sconosciuti non si rispettano, non si guardano, si ha paura dell'altro. E questa cosa mi dispiacque tantissimo. Non potevo socializzare. Cioè, per me socializzare è la cosa più bella che c'è. Incontrare qualcuno, parlare con qualcuno che non hai mai conosciuto prima, per scambiare anche soltanto, anche solo un saluto e un riconoscersi come essere umano, come, non lo so, come anche vicino di casa, qualsiasi cosa, una qualsiasi banalissima scusa per potersi sorridere e guardarsi negli occhi. Ecco, lì, nella grande città, magari sarò stato sfortunato, però non l'ho vista in nessuna o quasi nessuna persona che ho incontrato nei 2 anni che sono rimasto a Roma. Però piano piano nel mio cuore iniziava a crescere il desiderio di lasciare quel mondo così meraviglioso, grandioso, epico che era la grande città, per tornare nel villaggetto, nel paesino che ho sempre visto, ecco, come dicevo, banale, piccolo, quasi infimo, quasi inutile, perché ho capito che proprio in quella dimensione ridotta, più umana, ecco, più intima, era lì che c'era la vera socialità, la vera umanità, il vero stare bene. E fu difficile tornare indietro e ammettere il mio grande sbaglio nel voler andare a tutti i costi nella grande città e diventare qualcuno. Così tornai nel paese, tornai dai miei genitori che appunto tanto avevano sacrificato per me,
e chiesi umilmente di far parte di quel mondo di cui io sempre avevo fatto parte, ma non avevo mai accettato. E ho capito che fortuna, che grande fortuna avevo sempre avuto sotto gli occhi senza mai rendermene conto. Quella di avere, a parte il lavoro già avviato, ma soprattutto la fortuna di avere una dimensione a cui siamo non solo abituati, ma a cui apparteniamo, e secondo me tutte le persone del mondo dovrebbero appartenere a delle dimensioni umane molto più ristrette, che non siano di milioni di esseri assembrati che corrono velocissimi come formiche indaffarate senza guardarsi negli occhi, e guai se guardi negli occhi qualcuno e lo saluti, perché diventi una formica non più adatta al formicaio. E invece ho preferito essere magari un signor nessuno, ma un signor nessuno amato e rispettato dagli altri pochi signor nessuno che abitano nella piccola provincia. Lavoro nella pasticceria di famiglia, la pasticceria Gentile, fondata da mio padre ormai più di 40 anni fa. Lui è diventato pasticcere in Svizzera quando emigrò negli anni 70, per poi tornare e creare una pasticceria in un paesino piccolo come Bucchianico, che all'epoca era qualcosa di nuovo. C'erano i forni, c'erano i panifici, ma non c'era una pasticceria vera e propria. E fu un grande azzardo creare questa pasticceria. Per tanti anni non l'ho apprezzata a dovere, come avrei dovuto fare, ed è soltanto da una quindicina di anni che sono diventato pasticcere a mia volta, prendendo tutti gli insegnamenti che mi ha trasmesso negli anni e diventando a mia volta pasticcere. E lo stesso coraggio che ebbe mio padre nel creare qualcosa di così nuovo, così voglio fare io con il progetto della contea. Io costruirò la contea degli Hobbit del Signore degli Anelli. Non dico voglio costruire o proverò a costruire. Fare o non fare, non esiste provare. Quindi io mi sono messo in testa con tutto me stesso di costruire la contea e lo farò. L'idea principale, quella originale con la quale siamo partiti, era quella di costruire Casa Baggins, quindi una grande casa Hobbit, più simile possibile a quella che si vede nei film di Peter Jackson, quella bellissima casa non soltanto esternamente ma anche e soprattutto internamente, con tutti quei corridoi dalle forme arrotondate, quelle stanze calde, comode, con legno, pietra. E voglio costruire questa casa innanzitutto per me e la mia famiglia. Oltre a quella vogliamo fare anche tante casettine Hobbit più piccole, della dimensione di 30-40 metri quadri l'una, dove ci sia almeno la stanza da letto, il bagno e un cucinino, per poter far dormire anche altre persone. Inoltre mi sono preso una licenza artistica, ecco, e ho immaginato che i nani, amici di Bilbo e Frodo, andassero a trovare appunto gli Hobbit ed essendo anche un popolo per lo più nomade, arrivavano nella contea con dei grandi carrozzoni, tutti in legno, come le antiche carrozze dei gitani, quindi fatte proprio con queste ruote grandi di legno, queste strutture tutte coloratissime, e anche lì poterci far dormire le persone che vengono appunto nella contea. Però anche il fatto di creare qualcosa che cresce e far partecipare le persone e darci una mano, ecco, magari a innaffiare l'orto o a dare una potatura agli alberi o raccogliere qualcosa, già anche quello ti fa sentire parte di quel mondo. Non voglio che le persone che vengano da me debbano fare i turisti, vogliono che si integrino e diventino anche loro degli Hobbit, ma nella maniera più semplice e naturale possibile, cioè quella di condividere con me, la mia famiglia e con gli altri che ci saranno in quel momento, momenti di vita semplici, come può essere appunto, ecco, andare a portare le 2 pecore che avremo un giorno, 3 o 4, non lo so, o aprire il pollaio per far uscire i polli, piuttosto che, ecco, dare una potatura all'aiola. In momenti semplici che secondo me possono far capire ancora di più alle persone che verranno a trovarci che bello è stare insieme e fare queste cose insieme. Ho sempre saputo che prima o poi avrei avuto una malattia del genere, l'ho sempre saputo.
Nel 2014 decisi che era giunto il momento di perdere un po' di chili in eccesso e allora andai da una dietologa. Prima di tutto mi disse avrei dovuto fare delle analisi del sangue. Feci queste analisi del sangue e il mattino dopo mi chiamarono alle 6 del mattino, mi chiamò il mio medico curante e il dottore mi disse: Nicolas, sei fortunato, hai la leucemia. Non capii in quel momento lì quale potesse essere la mia fortuna e anche in quel frangente poi mi isolai per un attimo e detti sfogo a tutte le mie lacrime perché pensai più che altro ai miei figli che erano piccolini e quindi ecco già mi immaginavo più che la morte il calvario prima della morte. Mi disse che ero fortunato perché per quel tipo di leucemia c'era una medicina di ultima generazione, non ancora sperimentata del tutto, che poteva evitarmi le chemio, le radioterapie, eccetera, eccetera. E anche lì, purtroppo, è facile abbattersi con una prospettiva del genere, con qualcosa che non conosci, che non sai come andrà a finire, che percorso dovrai fare. Conobbi una persona che invece mi fece cambiare un pochettino prospettiva. Da lì capii che non era tanto il tempo che avevo o quello che mi sarebbe successo, ma quello che avevo fatto fino a quel momento. Sei soddisfatto di quello che hai fatto fino ad oggi? Oppure c'è qualcosa che vorresti fare e riesci a farlo in un eventuale tempo limitato X che tu hai? Al che mi resi conto che effettivamente moltissime delle cose che avrei voluto fare non le ho fatte. Ho avuto 30 anni di tempo per realizzare tantissimi dei miei sogni e non l'avevo fatto. Cosa stavo aspettando? E uno di questi era proprio, ecco, forse il più grande, era quello proprio di costruire questa contea. Ma era rimasto sempre un sogno bellissimo, ad occhi aperti, che mi riempiva di gioia. Il soltanto sognarlo mi soddisfava. Però poi mi resi conto in quel momento lì che effettivamente non ero soddisfatto, perché l'avrei voluto davvero realizzare. Al che mi sono messo giù e ho iniziato a fare di tutto. Da lì ho cominciato anche a fare grandi eventi, proprio per calamitare attorno a me tutta la gioia che poteva esserci nelle persone che partecipavano ai miei eventi. Un giorno, quando sarò morto, gli altri dovranno ricordarsi di me non perché, oh poverino, l'ultimo periodo è stato male, meno male che se n'è andato, almeno ha smesso di soffrire. Volevo che qualcuno si ricordasse di me dicendo: ma che matto che è stato, quante cose meravigliose ha fatto in quel periodo lì. Non lo so se sicuramente sono state le medicine che ho preso per tanti anni, fino a qualche mese fa tra l'altro. Sicuramente sono stati quelli che mi hanno fatto superare la malattia. E credo che forse anche quell'indole, quella nuova fiamma che si era riaccesa in me, mi abbia molto aiutato a superare quel periodo. Avrei potuto deprimermi, mi sarei potuto chiudere in me stesso, piangendomi addosso e dicendo: perché proprio a me? Ma cosa sarebbe servito? Niente. E allora ero l'unico che poteva decidere del proprio destino, qualunque esso sarebbe stato, e ho deciso di dare il massimo. Non dico che lo auguro a tutti, però auguro davvero a tutti quanti di avere un'esperienza che ti faccia risvegliare e che ti faccia capire davvero che importanza ha ogni secondo della vita. Ogni istante, ogni minimo istante. Siamo fortunati, lo ripeto, all'infinito. E quindi non è stato un ostacolo questo della malattia, piuttosto è stato il carburante, la spinta proprio massima che ho avuto per realizzare tutto quello che ho realizzato fino adesso e che ho intenzione ancora di fare. Cioè, questo è un carburante che secondo me spero non finisca mai. Questa consapevolezza di quanto possiamo essere effimeri e di quanto invece possiamo nella nostra breve vita, quante cose meravigliose possiamo fare, nonostante, ecco, il tempo limitatissimo. In ogni caso fare sempre il massimo e con tutte le risate di cui uno è disponibile. Uno dovrebbe ridere da quando nasce a quando muore, proprio perché ogni istante è tutto quello che abbiamo. Non è stato assolutamente un ostacolo la mia malattia, ma è stata forse
la fortuna più grande che ho avuto per quanto riguarda poi la mia spinta nel realizzare i miei sogni, perché è bello sognare, a un certo punto ti devi svegliare e se vuoi realizzare i tuoi sogni devi svegliarti per forza o non lo potrai mai fare.